Ciao a tutti da Parpa Chef, il pluristellato a colori per 360 Italy Market. Benvenuti ancora una volta a tutti quanti nella casa delle eccellenze italiane, il top del marketplace in Italia per tutti i nostri prodotti che stiamo presentando. In particolar modo, stasera vi presentiamo un prodotto volevo dire eccellente, eccezionale, vabbè comunque è tutte e due. Stasera presentiamo per una ricetta proprio classica della tradizione italiana, i salti in bocca alla romana, conosciuti in Italia, conosciuti all'estero, con il loro nome, Jump in the Mouth. No, sto scherzando, dai. No, è uno scherzo, non è vero, non è vero. I salti in bocca alla romana, vabbè. E stasera vi presentiamo un prodotto che è meraviglioso. Allora, si chiama burrolio. Che cos'è? La faccio veloce. Diciamo che fa la stessa funzione del burro, solo che è tutto vegetale. Quindi burro di cacao e olio d'oliva. Veramente un prodotto incredibile. Si usa esattamente come il burro, ha la stessa funzione, lo stesso gusto, dà le stesse caratteristiche del burro, ma è completamente vegetale. È veramente molto buono. Si chiama burrolio e lo produce un nostro produttore entrato un po' di tempo fa nella nostra piattaforma che si chiama Oleum Sabine, che appunto, come dice il nome, è posizionato in Sabina, qui nel Lazio, dove siamo anche noi, e chiaramente lo produce con le olive della Sabina. Ma insomma, ragazzi, è veramente un prodotto molto molto buono. Procediamo con i nostri salti in bocca stasera. Come li facciamo? Vabbè, burrolio dentro la nostra padella. Poi qui abbiamo i nostri ingredienti: farina, fettine di vitello. Le fettine di vitello, diciamo, prendiamo la noce normalmente, poi prende pure il controgirello, come ti pare a te, insomma. Però insomma possiamo prendere, noi stasera abbiamo preso la noce, l'abbiamo fatta un po' a metà. Poi un buon prosciutto, foglie di salvia, stuzzicadenti, perché adesso ce li mettiamo. Poi sale e mezzo bicchiere di vino e basta. E procediamo subito a fare sta ricetta. Allora, innanzitutto apriamo il nostro burrolio, eccezionale. Guarda, io adesso veramente te lo faccio vedere perché è veramente un prodotto bello, buono e soprattutto vegetale. Allora, mi prendo un bel cucchiaino e intanto me lo metto in padella. Allora, eccolo qua. Eccolo qui. Intanto me lo metto in padella come così. Ecco qua. Veramente, guarda, un prodotto in realtà si usa esattamente come il burro. Ha la stessa identica funzione. Tant'è vero che noi stasera con questo ci facciamo i nostri salti in bocca alla romana. Adesso impaniamo un attimo le fettine e poi lo accendiamo, se no poi ci si scalda un po' troppo. Eccolo qua. Vediamo poi dopo se ce abbiamo bisogno di un'anticchia di più, ce la mettiamo, Però ecco qua, a posto. Per ora lo teniamo così. Eccoci qua. Benissimo. Allora, questi li appoggiamo per ora qui, poi se ci servono li rimettiamo. Il nostro burrolio. Via. Allora, come si fanno i salti in bocca alla romana? Innanzitutto abbiamo il nostro vitello. Questi possiamo pure spostare. Il nostro vitello. Ci prendiamo la nostra fettinella di vitello. Eccola qua. La stendiamo bene bene. Ci prendiamo il nostro prosciutto. Ce lo appoggiamo sopra. Ci prendiamo una bella, eccola qua, foglietta di salvia. Poi ci prendiamo lo stuzzicadente. Ma perché si chiamano salti in bocca? Perché sono talmente buoni che questi, quando sono cotti, li vedi, ti saltano direttamente in bocca. È proprio così. Allora, facciamo così. Eccola qua. Guarda che bella. Poi ci prendiamo la seconda. E che facciamo? Guarda un po'. Facciamo la stessa cosa. Eccola qua. Bella fogliolona di salvia. Qua. Allora, 1 e 2. Ce la cuciamo insieme. Vabbè. Queste le abbiamo fatte. Abbiamo la nostra farina. Adesso che facciamo? Prendiamo le nostre fettine così come le abbiamo messe e gli diamo un'infarinata da una parte e dall'altra. Ma l'infarinata deve essere molto leggera, perché sennò poi ci si
ci si infarina troppo. Ci si infarina troppo. Deve essere leggera, dai. Ecco, facciamo così, tiriamo via quella in eccesso, la farina in eccesso la tiriamo via, ecco, lo facciamo anche con questi. Tiriamo via la farina in eccesso. Facciamo il secondo passaggetto, anzi questo è il terzo. Eccola qua. Tiriamo via la farina in eccesso. Intanto lì il burrolio sta andando. Ecco qua. Adesso noi dobbiamo, guarda che cosa abbiamo fatto una cosa molto bella. Adesso noi mettiamo, ecco qua, le nostre fettine di vitello che abbiamo fatto. Questa la togliamo. Abbiamo fatto le nostre fettinelle di vitello. Guarda quanto sono belle. Sono veramente belle. Ecco, ve le metto a favore di camera in maniera che vedete anche il livello di infarinatura, quello che deve essere. Ecco, qua ce ne va un altro po'. Dico, il burrolio, come anche nel caso del burro, chiaramente deve essere caldo, deve essere molto caldo, perché la fettina di vitello poi deve dorare, quindi il prosciutto e la fettina di vitello devono dorare, quindi aspettiamo che siano abbastanza caldi. Allora, questo lo chiudiamo, ci prendiamo le nostre fettine di vitello, ce le mettiamo accanto al padellino. Qui vediamo un attimo di dare una, ecco qua, ma che profumo, ok, senti tu che profumo che c'è, guarda, veramente un ottimo profumo. Allora vediamo un attimo se, eccola qua, io penso che ce la dovremmo fare, vediamo un po', sì, eccole qua, le mettiamo in padella. Oh ragazzi, quanto devono cuocere? Cioè la cottura del salto in bocca è, diciamo, molto veloce, nel senso va cotta una parte e l'altra parte. Allora, ci sono due scuole di pensiero, c'è chi cuoce soltanto una parte, fa dorare solo una parte e attende poi che venga cotta la fettina, diciamo, per induzione anche sopra, e altre scuole di pensiero, come la mia, che invece dicono che secondo me la fettina va cotta da tutte e due le parti, e vi garantisco che diciamo anche il risultato finale è più soddisfacente. Il mezzo bicchiere di vino a che cosa ci serve? Ci serve perché poi una volta che noi abbiamo dorato le nostre fettine con il nostro burrolio, ecco, adesso lo possiamo abbassare un pochettino, gli diamo una bella sfumatina con il vino e basta, poi ce li possiamo far saltare in bocca tranquillamente. Adesso le giriamo perché insomma abbiamo fatto il primo giro. Allora ci mettiamo anche una toccatina di sale, chiaramente non dalla parte del prosciutto, la mettiamo dall'altra parte perché giustamente il prosciutto è già salato. E allora noi ci prendiamo il nostro sale, eccolo qua. Beh, allora consiglio che vi do, stiamo un po' attenti con il sale perché giustamente abbiamo già il prosciutto sopra, per cui poi potrebbe risultare eccessivo il sale. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Semplicemente dobbiamo attendere la doratura delle fettine, quindi tempo, insomma, le vedete, eccole qua. Una volta che le fettine sono dorate da una parte e dall'altra, facciamo la nostra sfumatura di vino. Oh, nella nostra cucina romana, ragazzi, il vino non manca mai, la sfumaturina di vino, l'assaggetto di vino non ci manca mai. Primo perché è buono, secondo perché il vino con le sue qualità tipiche, vino, insomma, prodotto tipico della nostra regione, con le sue qualità arricchisce in maniera importante il piatto. Vedete, è una cosa buona il fatto che non abbiamo messo troppa farina, perché se non tiriamo via la farina in eccesso c'è pericolo che poi,
come diciamo noi a Roma, ci si impappa un pochettino e la cosa non ci piace. Invece fatta così, appena toccata con la farina, tolta la farina in eccesso, il piatto viene perfetto. Guardate, allora, come dico sempre io, è abbastanza semplice stare in cucina, nel senso che se c'è un po' di passione, un po' di buona volontà, riusciamo a risolvere delle serate in maniera, come dire, veramente, veramente entusiasmante. Perché, vabbè, a parte che il salto in bocca è proprio buono, ma è buono proprio per di buono, ma è anche abbastanza semplice da fare. Come avete visto in questi pochi minuti, ecco, gli diamo un'altra girata, in questi pochi minuti noi riusciamo a tirar fuori un piatto che è veramente buono. Allora, un'altra doratina di un minuto e ci siamo proprio. Allora, sopra adesso veramente il piatto è perfetto. Sopra, eccolo qua. Adesso io dico, guarda, la reazione di Maillard, questo è buonissimo, la caramellizzazione degli zuccheri, facciamo così, la togliamo da lì, se no, eccola qua, grandiosa sfumata di vino, aspettiamo che l'alcol evapori, il vino rilascia tutte le sue caratteristiche di bontà, senti che profumo, adesso facciamo evaporare l'alcol, lasciamo che il vino, diciamo, asciughi un pochettino, così terminiamo la doratura, ci rimane sta cremetta che ve lo dico a fare, insomma è veramente eccezionale e siamo a posto, eccoli qua, i nostri salti in bocca alla romana sono praticamente quasi fatti. Allora il vino l'alcol sta evaporando, si vede che evapora, lo lasciamo come diciamo noi a tutta callara il fuoco, eccolo qua, così ritira anche il goccio di vino che ci abbiamo messo, dopodiché possiamo tranquillamente mangiarlo. Oh, mi raccomando, ribadisco il discorso del sale, attenzione, mettiamolo chiaramente dall'altra parte, non dalla parte dove sta il prosciutto perché è già salato il prosciutto, e non esageriamo, perché se poi andiamo ad esagerare col sale chiaramente diventa salato. Allora, ci prendiamo un bel cucchiaio, appena sentiamo che canta di nuovo, che la padella canta, possiamo tranquillamente poi metterla nel piatto. Eccola qua. Beh, ragazzi, qui siamo proprio su livelli, siamo a un livello eccezionale, guarda. Eccola qua. Il nostro piatto è fatto. Perfetto. Allora, ci prendiamo questo, poi ci prendiamo un coltello, ci prendiamo una forchetta per farci il nostro assaggino. Allora, un attimo che facciamo questa operazione qui con il nostro piatto. Eccola, mettiamo il nostro piatto qui, guarda qua, no vabbè, questa è proprio, come dire, la perfezione. Eccolo qua, questo è il nostro meraviglioso piattino. Su, questa è la nostra meravigliosa, il nostro meraviglioso salto in bocca alla romana fatto con il burrolio. Dovreste veramente sentire che profumo e che delizia. Io a questo punto prendo coltello e forchetta, scusa, io mi appoggio qua, tanto non succede niente, posso tranquillamente approfittare. Oh ragazzi, attenzione allo stecchino, chiaramente, no? Ecco qua. Allora, dico attenzione, ripeto, attenzione allo stecchino, vabbè, ci volevamo dopo, che problema. Allora, ci tagliamo la nostra fettina che è cotta perfettamente, eccola qua, dorata nella parte inferiore, dorata nella parte superiore. Buonissimo.
Allora, cotta con il burrolio è veramente molto buona, anzi vi dirò, è meglio, è ancora più buona che fatta con il burro, perché si ha meno la sensazione della, diciamo, no, della pesantezza, diciamo, è un piatto molto delicato. Viene fuori un piatto veramente estremamente molto estremamente delicato, scusate, troppe parole, estremamente delicato, buonissimo. E niente, adesso me la finisco con calma. Intanto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi questa sera. Salti in bocca alla romana, burrolio, oleum sabine, lo trovate su 360 Italy Market, la casa delle eccellenze italiane. Vi aspetto numerosi sul nostro marketplace, all'interno della nostra casa delle eccellenze italiane e Parpa Chef, il pluristellato a colori, vi augura una buona serata a tutti. Ciao!